Ieri mi hanno messo in funzione l'impianto, oggi ha prodotto 60 kW, secondo voi sta andando bene? Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Oggi voglio aprire questa rubrica settimanale dedicata alle domande più frequenti che ricevo dai clienti o sui gruppi che seguo dedicati al fotovoltaico. La domanda sulle performance dell'impianto è sicuramente una delle più gettonate e anche una delle più sbagliate. Infatti, se leggete i commenti sotto qualsiasi post di questo genere troverete una marea di persone che vi diranno che assolutamente non è possibile dare un parere sulle performance dell'impianto il primo giorno di funzionamento, la prima settimana di funzionamento. Insomma, la bontà o meno del vostro fotovoltaico non si vede subito. Bisogna avere pazienza e monitorare con costanza. Per farvi capire meglio vi faccio due domande dello stesso tipo su argomenti diversi. Hai visto la mia macchina quando l'ho parcheggiata? Secondo te funziona bene? Oppure hai visto quel calciatore come ha passato la palla? Secondo te è un fenomeno? Non sono possibili delle valutazioni come per i calciatori, come per le macchine, anche per l'impianto fotovoltaico non è possibile valutare in un attimo se l'impianto è fatto bene, funziona bene, ha dei problemi, eccetera. Come ho già detto in altre occasioni, un giudizio sensato e più approfondito sulla qualità di un impianto si può dare dopo un anno di produzione. Volendo stringere i tempi possiamo fare delle simulazioni, ma sarà comunque un giudizio da prendere con i guanti, perché per esempio possiamo dopo un mese di produzione usare un software o qualsiasi programma online che abbia la banca dati dell'irraggiamento a seconda della zona e vedere se la produzione del nostro impianto rientra nelle medie statistiche di quella zona. Io per esempio utilizzo il sito PVGIS dove inserisci la posizione, l'orientamento dell'impianto, la potenza e il tipo di pannelli utilizzati, e in base ai dati di irraggiamento storici ti dà una media della produzione divisa per mese. Ripeto, queste simulazioni lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che la produzione del fotovoltaico è soggetta a talmente tante variabili che non è facile valutarla sul breve periodo. Detto questo, se siete dei fortunati possessori di un fotovoltaico attivo da qualche giorno, ci sono comunque alcune cose che potete fare. Per esempio, controllare di giorno che le spie dell'inverter siano accese nella corretta configurazione. Di solito se c'è una lucina verde vuol dire che funziona tutto, se ci sono delle lucine gialle o rosse già potrebbe esserci qualche problema. Mi raccomando, intendo di giorno quando c'è il sole e l'impianto dovrebbe essere in produzione. Ovviamente mattina e sera potrebbero esserci dei momenti in cui l'inverter fa vedere delle lucine gialle o rosse, ma non è un problema. Sta lavorando per trovare il punto di rendimento, oppure si sta accendendo oppure si sta spegnendo, non vi preoccupate. Per quanto riguarda le statistiche e la quantità di produzione, purtroppo ci vuole della pazienza. In più, ai neopossessori di fotovoltaico consiglio di dare un'occhiata ai miei video con le guide per i portali informatici e di continuare a seguire questa rubrica per chiarirsi i dubbi più frequenti. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto, se vi è stato utile, se c'è qualcosa che aggiungereste. Ricordatevi di iscrivervi al canale cliccando sul logo che comparirà qua a destra per restare aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Per dubbi, chiarimenti, perplessità, preoccupazioni potete contattarmi su tutti i miei canali social, vi lascio il link in descrizione. Se il canale vi interessa, vi piace e volete sostenerlo, potete farlo su Patreon, anche questo link è in descrizione. Noi ci vediamo venerdì per una nuova recensione e tra una settimana per un'altra puntata di questa serie dedicata alle domande e alle risposte. Grazie per aver visto il video fino a questo punto, un saluto da andreapiccinelli.net.